Ok, quindi vogliamo risolvere quest'altro e la strategia che usiamo è identica a quella di prima, cioè questo qui io lo potrei riscrivere come 3 alla x e poi alla 2 e qui mi rimane 6 per 3 alla x più 8 uguale a 0. Quindi che cosa faccio? Di nuovo richiamo questo 3 alla x come una t e a questo punto diventa t alla seconda più 6t più 8. Cerco di pensare a due numeri la cui somma faccia 6 e il prodotto faccia 8. Questi numeri naturalmente saranno più 2 e t più 4, perché infatti 2 più 4 6, 2 per 4 8. E a questo punto che cosa succede? Di nuovo ho due possibilità, o t più 2 è uguale a 0 oppure t più 4 è uguale a 0, ma devo ricordarmi quanto vale la t. La t vale 3 alla x, in generale poteva essere a questo punto qualsiasi esponenziale, adesso mi spiegherò meglio. Se io risostituisco, che cosa succede? Che avrei 3 alla x più 2 uguale a 0 e da questa parte 3 alla x più 4 uguale a 0. Naturalmente queste cose non potranno mai essere uguali a 0, perché? Perché la funzione esponenziale, se uno la va a disegnare, è una funzione di questo tipo, cioè si mantiene sempre sopra l'asse delle x, quindi questa cosa qui vale più di 0. E allora se io prendo qualcosa che vale più di 0 e ci sommo 2 o ci sommo 4 o un qualsiasi numero positivo, è ovvio che starò ancora molto più sopra 0 e quindi mai riuscirò a soddisfare l'uguaglianza uguale a 0. Un altro modo per convincersi è il seguente: se io sposto il 2 dall'altra parte o il 4 dall'altra parte, avrei un'equazione di questo tipo: 3 alla x uguale a meno 2 ad esempio. Quindi questa cosa a destra com'è? Questa cosa a destra è negativa, mentre la cosa a sinistra abbiamo detto che è positiva. È ovvio che un'uguaglianza di questo tipo non si potrà mai verificare, perché ho qualcosa di positivo uguale a qualcosa di negativo, ovviamente non ha senso. E lo stesso discorso sarebbe se io qui mettessi 4, non cambia assolutamente niente. Quindi questo possiamo dire che conclude il nostro esercizio, perché qui non ci può essere una cosa negativa e infatti l'esercizio era impossibile.